Sì? Servizio sveglia, signore, sono le 7:45. Grazie. Ciao. Ciao. Almost everything is done by machine in agricultural work nowadays. The country was much more romantic once. Not so many years ago, one used to see horses. Pronto? Chi è? Ah, sì, sono l'avvocato Bra. Certo che mi interessa. Aspetti che prendo una penna. Pensione? Grazie. Grazie mille. Dai, spingiamo, va. Metti la seconda. Forza. Che barba. Non fare la furba, spingi anche tu, va. Un Campari soda, per favore. Mi porti un cappuccino? Pronto, sì, sono io. Senti, ho trovato la ragazza, non vengo in ufficio. Sì, mi ha telefonato il fotografo. Carina? Ma non mi pare, sembra un sorcio. Ciao. Oggi ridiamo. A occhio sono più di 800 milioni. Quando scende lo smog le assicurazioni piangono. Allegro oggi il boss, eh? Mi sa che gli viene un colpo. E chi lo sente? Lei è avvocato.
Lei che gli porta le prove che tutta questa brava gente si è suicidata e che noi non dobbiamo pagare una lira. Dopodiché gli chiede un aumento di stipendio e un posto di super dirigente. Ma questa la conosco. Quale? Maria Mancuso. Ad esequie avvenute, le figlie Giovanna e Wanda, con i mariti ingegner Zeppegno e ragionier Dente. 300 milioni secchi. Che mente! È venuta da me un mese fa per togliere dal beneficio proprio queste due figlie, Giovanna in Zeppegno e Wanda in Dente. È strano però, è l'unico annuncio. E gli altri? Quelli che si beccano 300 milioni, niente? Ad esequie avvenute, perché? Si usa. No, in questo caso si dice per espressa volontà della defunta e qui non c'è scritto. Poi viene da me in perfetta salute, elegantissima, un mese fa, esclude dal beneficio queste due figlie che chissà perché le stanno antipatiche e zac, si presenta per riscuotere. Ma aspetta, aveva pagato solo la prima rata. La seconda stava per scadere, devo controllare. La seconda rata, 15 giorni di proroga compresi, scadeva alla mezzanotte del 25. L'annuncio qui ad esequie avvenute è del 28. Il telegramma che lei ha lì dice che è morta il 25 alle ore 22. Non si muore 2 ore prima della scadenza della seconda rata. E allora? Un piccolo colpetto indietro alle lancette di un orologio si fa presto a darlo, con la complicità di un medico, anche medico del comune o delle pompe funebri quando sono in ballo qualcosa come 300 milioni. Chiaro che se la signora è morta dopo le ore 24, anche solo un minuto dopo, noi non paghiamo una lira. Questo è il primo punto che mi riprometto di accertare. Secondo punto... Guardi, al secondo punto ci pensiamo dopo, avvocato? Senta, per piacere, Mancuso è qui? Era qui, la villa è venduta. Ma c'è ancora qualcuno dei Mancuso? Sì, dietro la villa, all'ingresso di servizio. Ah, grazie. Scusi, Mancuso? Dietro la casa, porta di servizio. Sono l'avvocato Bra, delle assicurazioni. Ah, Cercavo qualcuno della famiglia. sì, vada su, mia sorella c'è senz'altro. Lei è il Parli con figlio? lei. Sì, sì, dietro la casa, all'ultimo piano. Cosa vuoi che me ne importi? Se non te ne importa a te, figurati a me. Potresti almeno essere più gentile. Passami le calze, lì, sulla sedia. Allora? No, non mi chiedere perché, lo sai benissimo. Sì, ho capito. Ma se noi si partiva subito, in un'ora eravamo là, si faceva colazione e si tornava indietro. Te l'ho già detto, non mi va, non mi sento bene oggi. Andiamo da un medico. Come hai detto? Va bene, però senti, è l'ultima volta. Calma, stai calmo. Tu hai fretta, io no. C'è qualcuno? Chi è? Sono l'avvocato Bra, dell'assicurazione. Scusi, venga avanti, le dispiace? Si accomodi pure, vengo subito. Mi scusi, avvocato. Ero sola in casa e stavo facendo il bagno. Sono venuto per istruire la pratica relativa alla polizza vita che la signora, che la sua povera mamma, aveva stipulato in favore dei suoi figli. Dei suoi 3 figli minori, perché... Sì, perché le 2 sorelle sposate sono state escluse dal beneficio. Esatto? Sì. Lei è la minore? No, Volevo sapere se parlavo con la minore o con la maggiore delle 2 sorelle non sposate, perché con la maggiore posso fare delle considerazioni, diciamo, imbarazzanti e forse dolorose. Mi dica, cosa vuole? sua madre, quando ha cominciato a sentirsi male? Improvvisamente o è stata una cosa lenta? Mi
mia mamma. Cosa succede? Il mio legale, l'avvocato Polli. Amico di famiglia e curatore testamentario della defunta. Buongiorno, cara, come ti senti oggi? C'è qualcuno in casa che possa prepararci un caffè? Ci vai tu? Signorina, io non vedo la necessità di parlare da avvocato a avvocato. Noi siamo qui per pagare. L'avvocato mi stava facendo delle domande. Le può fare a me. Tu va pure a prepararci questo caffè. Mi dica. Stavo spiegando alla signorina che i beneficiari sono i 3 figli minori. Lo sappiamo. La signora è deceduta poche ore prima, esattamente 2 ore prima della mezzanotte del giorno in cui scadeva la seconda rata, proroga compresa. Mi dispiace per voi. Rata che comunque non avrebbe più pagato, dato che non l'aveva pagata sino ad allora, e di notte i nostri uffici sono chiusi. Poteva svegliare un notaio e fare un deposito fiduciario. Ah, certo. La rata era di 2,5 milioni. Avvocato, non cerchiamo cavilli. I ragazzi hanno bisogno di denaro e io esigo che la somma venga pagata nei termini di legge. La casa è stata venduta. Devono trasferirsi in una città dove Orfeo possa continuare i suoi studi. Studia medicina? Sì, medicina, credo. Pagano? Certo che pagano, caro. Allora vogliamo prendere questo appuntamento dal notaio? Sì, solo che a termini di regolamento occorre davanti al notaio la presenza fisica di tutti gli aventi diritto, cioè lei, suo fratello Orfeo e sua sorella Cinzia. Ma Cinzia non c'è. Ma dove sta scritto questo? Qui. Guardate qua. Articolo 22. Potevate scriverlo in caratteri ancora più piccoli. Io vi conosco. Tutti i cavilli sono buoni per voi. Le cose più importanti le scrivete in caratteri illeggibili. Beh, Romolo, l'avvocato. Ma non- insomma, questa Cinzia è rintracciabile oppure no? Rintracciabilissima. E allora non ci sono problemi. Disturbo? Enormemente. Prendo atto e continuo. Sa dirmi dov'è sua sorella Cinzia? Se n'è andata. Mi può dire perché? Per lo stesso motivo per cui me ne andrò anch'io. Sarebbe? La puzza. Che intende dire? Come? Non l'ha sentita anche lei venendo qui? La puzza. Lei è un annusatore di puzze. E sa distinguere e selezionare. Mi sta offendendo. Ma non lo so. Noi puzziamo, lei annusa. Dopotutto è meglio annusare che puzzare. La salma è ancora al deposito. Come mai? Per forza, la cappella di famiglia le stava pignorata. Pignorata. Sarà per i debiti, era già in vendita. Senta, io vorrei sapere la data e l'ora in cui la salma è stata portata qui. Ora vediamo. Lei mi può dire anche l'ora del decesso? No, quella non ce l'abbiamo. Venga, venga. Ecco, guardi qua. Ore 22:15 del giorno 25. Benissimo. Quanto tempo può trascorrere per legge tra il decesso e le esequie? Lo domandi al comune o alle pompe funebri? L'ho già chiesto e lo sa benissimo anche lei. 24 ore. Come si spiega lei allora che una persona deceduta alle 22:15 del giorno 25 viene portata al cimitero alle 11:35 del giorno 27? E lo domanda a me? Certo che lo chiedo a lei. Perché due sono le cose. O è falsa la notazione sul registro del cimitero, o è falsa questa notazione qui. Cosa c'è? Questo signore mi fa certe domande. Chi è lei? Avvocato Bra, rappresenta una società di assicurazioni. Desidera? Controllare la data di decesso di una nostra assicurata. Se vuole delle informazioni si rivolga in direzione, ma deve essere autorizzato dalla polizia o dal magistrato. Me la ricordo benissimo, ero io di turno. L'hanno portato qua al pomeriggio del giorno 25. Sarà stato tra le 5 e le 6, ma era già in coma. E chi c'era con lei? Una ragazza, forse la figlia, molto carina. Signorina, sta facendo l'aquilone con l'elenco del telefono?
Stronzo. E poi che è successo? Sono venuti dei parenti. Un avvocato, l'altra figlia e poi un ragazzo. Gridavano tutti. Volevano portarla in una camera a pagamento, ma lei era intrasportabile. E come spiega che i funerali sono stati fatti 2 giorni dopo? Per forza, le hanno fatto l'autopsia. C'è qualcuno? Ci sono io. Certo che ti ricordo. Ci siamo conosciuti a Roma nel 55, a medicina legale. Scusa, ma tu non sei mica medico? No, io ho fatto legge, ho seguito quel corso perché volevo darmi a diritto penale. Senti, perché non... E poi che hai fatto? Beh, sono finito nelle assicurazioni a Milano. Senti, volevo appunto sapere... Io invece sono nato qui, sto ancora qui, ma non vedo l'ora di andarmene presto. Ah, dunque, a proposito di quella tua, diciamo così, cliente, me la ricordo benissimo, Maria Mancuso. Ecco, appunto, perché le avete fatto l'autopsia? C'erano dei sospetti? No, infarto, era chiarissimo. Anzi, mi ricordo che ce la richiesero i parenti, ossia l'aveva lasciato, detto lei, nel suo testamento. L'aveva chiesta la defunta, mai sentita una cosa simile. Ma non è poi un fatto tanto raro, molti lo fanno per paura della morte apparente, e specialmente le donne. Guardi, non è per i soldi. Ho altro da pensare con questo po' di roba sulle spalle. È per mia moglie. Lei è una Mancuso. E perché deve essere una Mancuso di categoria B esclusa dal beneficio della polizza? Purtroppo la defunta ha creduto di fare così. Sì, certo. Lei ha ragione. Mi sono permesso di disturbarla e mi scuso di averla fatta venire qui, ma vede, stasera parto per New York e volevo dirle... Noi impugneremo la polizza. Ho parlato con il mio avvocato. Ah, sì? Sì, ci sono tutti gli estremi della circonvenzione di incapace. La signora era stanca, era distrutta, viveva in un ambiente di dubbia moralità. E quell'Orfeo, poi, che ha già avuto dei pasticci con la giustizia per la droga, ma neanche droga, stupidaggini infantili. Quel Polli? Già. Dopo essere stato per 10 anni l'amante di mia suocera, la lascia in quel modo. Per la figlia? Scusi, ingegnere, che cosa ne pensa lei di una persona che muore così tempestivamente? Proprio poche ore prima della scadenza della seconda rata. No. Sono cose che succedono. Avvocato, tenga presenti anche i nostri interessi e vedrà che andremo d'accordo. Non è per me. Lo faccio per mia moglie. Sono soldi che le spettano, soldi suoi. Non è per i soldi, mi creda. È per il lato affettivo. Perché, vede, io sono sicura che la mamma non c'entra in questa decisione. Lei ci amava tutti, senza predilezioni, vero? È vero, verissimo. Vede, io ho già consultato il mio avvocato. Anche lei? Giovanna, ma tuo marito non viene? Ma che? È partito per New York. Sì, l'ho visto oggi. Volevo parlare appunto con lei, signor Dente. Allora mi ascolti, le stavo dicendo dell'avvocato, perché stia ben attento. Sempre la stessa somma la società dovrà pagare. E a voi non interessa come verrà divisa, non è vero, avvocato? Vieni a vedere. No, mamma non guarda. Cioè, signore, guarda. Su, a letto, bambini, presto, via. Avvocato, mi ascolti, parliamo da uomo a uomo. Io prima le volevo dire, ma sa, con le donne... Dico, lei che cosa ne pensa di questa morte? Uno cambia la polizza e dopo 8 giorni tira dai cuori, Ma credo che sia una morte poco naturale. È quello che penso anch'io. Voglio dire che forse per lei morire è stato come una liberazione. Chissà, forse lo desiderava. O quasi. Ma scusi, avvocato, era così piena di vita, viaggiava, aveva già prenotato una crociera per Pasqua. Una crociera? Ma non mi pare che le sue condizioni economiche fossero tali Veniva con noi, ha sempre viaggiato. Sì, anche l'altro anno è venuta con noi in Oriente. E che ne è della sorellina Cinzia? Mi pare che si chiami così. Non parliamone di quella. Mi risulta che questa Cinzia è sparita subito dopo il funerale. Ma forse era in stato di shock. Oh sì, poverina, ha sofferto tanto. A me sembra che all'avvocato, come al medico, bisogna dire tutto o no? Ah, non c'è dubbio, tanto più che io la devo rintracciare. Ma lei non può capire, ha un carattere difficile, come Orfeo. Se vuole trovare questa Cinzia, la metterò io sulla buona strada. Ma ci tieni tanto a mettere in mostra i tuoi gusti. Sono comunque più normali di quelli di Orfeo e della sua cara sorellina. Basta, Paolo. Non fare il cretino e smettila.
Ringrazia il cielo che non sei mia moglie, se no ti darei 2 schiaffi. Parlano, capito? Ha capito? Parlano. Sono orgogliosette le Mancuso, stai ferma. Calmati. Sì, certo, poi finiscono sui giornali. Stai ferma. Vuol vedere dove è finita Cinzia? Adesso gliela faccio vedere io. Basta, Paolo. Se l'hanno messa alle edicole, potrà vederla anche lui, no? Stai ferma! Ecco, certo, parlano. E allora ci vuole la verità. Ecco qua, dove è l'ultima delle Mancuso. Buongiorno. È rientrata Sì, la certo, signorina dopo Mancuso? domani. La signorina non abita più qui. No, ma se l'ho vista uscire poco fa. Scusi un momento. Sì, ha pagato il conto e ha lasciato libera la camera. Fai vedere, sei nuda? Quanto ti danno per fare questo lavoro? Ma che ti importa? Pensa piuttosto a quello che guadagni te. È matto. Lascialo perdere. E lascialo stare. Non c'è. Il fotografo? Quella che cerchiamo. Senti, andiamoci. A meno che non ti vuoi rifare con queste 2. Ah, deficiente. Su, fategli vedere le vostre foto. La vuoi piantare? Dai. Oh, ragazzino, come rompi. Uffa. Dai, che piove. Viene o no questo fotografo? Sì, ma viene sempre in ritardo. All'appuntamento? Senta, avvocato, vada pure, ci penso io, l'aspetto io. E dico a te, capito? Tu non devi fare niente, non devi cercare nessuno, devi solo pagare e basta. Sei ubriaco o drogato? Né l'uno né l'altro. Senti, avvocato, io sono qui per riportare Cinzia a casa e nei miei rapporti con lei non ci devi entrare. Lo so bene che sei pagato per non farci pagare quello che ci spetta. Ma perdi tempo, capito? Mia sorella è una brava ragazza. Ci penso io a lei, tu non ti impicciare. Avvocato, la ragazza l'ha trovata. Sì, e se la rivede, non le dica che sono stato qui, intesi? Sarò muto come una fotografia. Signorina, vuole un passaggio? Guardi che piove, eh? Io vado in centro. Se vuole la posso lasciare a un posteggio di taxi. Allora, lo vuole questo passaggio? No? Per favore, sia gentile. Grazie. Dove deve andare? Mi lasci dove vuole lei. No. Io voglio lasciarla dove vuole lei. Molto gentile. Quando si può. Vado a destra o a sinistra? A destra o a sinistra? Destra. No, sinistra. Signorina, ma se lei non ha le idee chiare finiremo male. Hai ragione, mi scusi. È che proprio non le ho. Che cosa? Le idee chiare. Lei è di Milano? No. Allora mi dica francamente dove deve andare, così ce la porto io. Perché fa servizio a pagamento? Come? Ci ho mai pensato, sarebbe un'idea. Mi scusi. Non c'è di che. Senta, mi sbaglio o le è successo qualcosa? Perché? Niente, perché prima l'ho vista arrivare di corsa, non so, come se avesse fretta di andare in un posto. E poi si è fermata in mezzo alla strada, sotto l'acqua, come se avesse solo una gran voglia di bagnarsi. Già. Sarò sembrata un po' matta. È che sono scappata via perché lì c'era una persona che non volevo incontrare. Senta, signorina, direi che la cosa più saggia che possa fare adesso è di andare a cambiarsi, tutta bagnata. Sì, ha ragione, si fermi pure qua.
Qui? Se no, senta, vuole essere davvero gentile. Mi può portare alla stazione? Ah, alla stazione. Troppo lontano? No, 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 per carità, siamo a un passo. Mi fa un vero regalo. Forse mi evita anche un malanno. Comincia ad avere freddo. Anche io, quando ho freddo, vado sempre alla stazione. È un posto delizioso. Mi fanno ridere quelli che vanno in Marocco, in Riviera. Io vado sempre alla stazione. Altro che storia. Alla stazione. Capodanno alla stazione. Non ha mai fatto un capodanno alla stazione? No. Ma è delizioso. Io non me ne perdo mai uno. Buon viaggio, signorina. Dimenticato niente? È stato molto gentile ad accompagnarmi fin qui. Oh, le ho bagnato tutto lo schienale. Mi ricorderò di lei. Almeno finché non si sarà asciugato. Per poco, allora. Fa qui? È già Capodanno? Ma che ha fatto? Mi sono cambiata. Non le piace? Molto carina. Non la riconoscevo. Che cosa fa? Parte? No, mi sono cambiata e adesso la porto al deposito. No. No, lei mi deve spiegare. Da quanto tempo è a Milano? Ma da pochi giorni. E ogni volta che deve cambiarsi, pettinarsi o lavarsi i denti? Spazzolino e pettine li porto in tasca. L'armadio guardaroba invece è alla stazione. Ma via, non è possibile. Perché no? È possibilissimo. Senta, signorina. Ho 37 anni e mi chiamo Nanni Brani. Impiegato, laureato in legge, scapolo, fedina penale pulita. L'ultima volta che mi è successo di correre dietro una ragazza avevo 18 anni ed ero ancora in terza liceo. Stamattina dovevo andare in ufficio e invece sono qui. Ecco, ho detto tutto. Non capisco. Eppure è così chiaro, cioè, volevo dire, non potremmo far colazione insieme? Non ne vedo la ragione. Ah, certo, giusto, sono un pazzo, un visionario. Mi scusi, ma continuo a vederne la ragione. Le domando umilmente scusa.
Senta. Senta. Ma lei perché si scusa? Non mi ha mica offeso. Già è vero, non dovrei chiedere scusa a lei, ma a me stesso piuttosto. Mi sono reso ridicolo. Insomma, mi creda, signorina, l'ultima volta che mi è capitato di seguire una ragazza... Sì, era ancora in terzo liceo, me l'ha detto. Solo che il suo invito mi ha sorpresa. Voglio dire, lei è stato molto gentile a darmi quel passaggio in macchina. Ma non credevo di aver colpito la sua fantasia. Insomma, mi pare che non mi abbia nemmeno guardata. No, si sbaglia. La ragazza alla quale ho offerto un passaggio in macchina aveva un giubbotto di pelle marrone, una sciarpa dello stesso colore e portava strani stivaletti e una borsa a tracolla. La ragazza alla quale ho offerto un passaggio in macchina è una ragazza apparentemente spavalda. In realtà è timida, inquieta, sulla difensiva. Questo l'ho dedotto osservando le sue mani, che tiene sempre chiuse a pugno. Per cui non so davvero se le sue unghie sono smaltate e di che colore. E sono proprio convinto che non sono smaltate. Vuole ancora invitarmi a colazione? Prego. Vado a vedere se la donna di servizio è venuta. Signorina, la casa è pronta. Diami, si accomodi. Ha fame? Carino qui. Meglio della stazione? Oh. Dov'è la cucina? Ah, no. Mi dispiace, il cuoco sono io. Tu rimani qui. Tanto con le tecniche moderne, cucinare è un gioco da bambini. Siediti lì e aspetta. E adesso chiudi gli occhi. Li riapri solo quando te lo dico io. Scusami.
Oddio, cos'è? Mai sentito suonare un telefono, signorina? Perché non rispondi? Perché non voglio far sapere in ufficio che sono qui. Pronto, avvocato Bra. Ma che cosa fa? È a casa. Sta male. Ma no, per carità, signorina. Sto meravigliosamente bene. Sto con una ragazza. Sto mangiandole un seno. Eccellente. Piantala. Ma forse non è dall'ufficio che chiamano. Il resto non ha importanza. Quindi non rispondo lo stesso. Non posso sentirlo suonare, mi mette l'angoscia. Va bene. Allora facciamo così. Cos'è? Ho sentito un click. Avrà staccato la spina. Ma no, sarà caduta la comunicazione. Non rispondeva nessuno, lo ha sentito anche lei. A quest'ora non può essere in casa. Allora, riproviamo. Vuole darmi il numero? Chiamo io. Le ho già detto che non posso dare il numero di casa dei nostri funzionari. È per difendere la loro privacy. Per difendere cosa? Ah, la privacy! Che bello, la privacy del ragioniere. Diamo a ognuno il diritto di farsi a casa i fatti suoi perché in ufficio faccia l'interesse del padrone. Non è così? Tesoro, scusami, ma bisogna proprio che io telefoni in ufficio. Mi piace la tua casa. Non dico che è bella. Dico mi piace. Nel senso che mi ci sento a mio agio, come se ci fossi già stata altre volte. È occupato. Scusa, caro, vorresti prendere la mia vestaglia nell'armadio? La valigia, nel corridoio. Non importa, lascia stare, ho trovato. Non sapevo che tu facessi la fotomodella. Ma cosa tiri fuori? Perché le strappi? Sono carini. La prima ed ultima volta, sono orribili. Ma no. Ti piacciono? Certo, sono carine. Studio fotografico per Luigi Manni. Un bel ambientino. Saresti una di quelle ragazze No, non sono una di quelle ragazze. Avevo sentito dire che si guadagnano molti soldi posando nude. Avevo urgenza, un mese fa. Sei molto povera? Credo di sì. Ma la cosa non ha più importanza. Io non ho bisogno di essere ricca. E guadagnarmi da vivere non è un problema. Mia madre, invece, non avrebbe potuto vivere da povera. Non riusciva nemmeno a concepirlo. Tua madre? So che penserai male di me, ma te lo dico lo stesso. Mia madre è morta una settimana fa. Le volevo bene. Certo, lo credo. No, non lo credi. Non lo credi affatto. Una ragazza non va a letto con un uomo una settimana dopo. Ma sì, invece. Sono stati scritti volumi su questo argomento. Si reagisce alla morte con un atto di vitalità. E il fatto di aver perduto i tuoi genitori ti ha dato un bisogno istintivo di protezione. Piangi? No, non piango. Non hai nessuno? Ho un fratello che adoro, ma gli altri. Non parliamo di me, non è un argomento allegro. Fai le tue telefonate. Io mi vesto. Poi me ne vado. Non hai soltanto un fratello. Hai anche 3 sorelle, 2 sposate e una nubile. Come lo sai? So molte cose della tua famiglia.
Lavoro in una compagnia di assicurazioni. Tua madre aveva stipulato con noi una polizza sulla vita per 300 milioni. Non li voglio quei soldi, non li voglio! Ma che ti prende? Lasciami spiegare. Perché non mi hai detto subito chi eri e che cosa volevi da me? Ma che importanza ha? Certo, avrei preferito incontrarti per caso. Lo capisci che cosa voglio dire? Mi avevano dato l'incarico di trovarti. Il tuo indirizzo l'ho avuto da quel fotografo. Avevo già visto le tue foto, me le avevano fatte vedere i tuoi parenti. E così ti ho seguito. Ma anche se ti avessi incontrata per caso, sarebbe stato uguale, lo capisci? Mi dispiace. Sei offesa. No. Sì. No, invece. Non sono offesa. Che cambia? Niente. Te l'ho detto. Io mi faccio un bagno. Posso? Ma certo. Tu intanto fai le tue telefonate. Troverai dei sali straordinari. No, no, grazie, non ho bisogno di niente. Vattene. Pronto? Pronto? Signorina, la signora Liverani, per favore. E dica di interrompere, allora, è urgente. Pronto? Ah, ciao, sono io. Sì, sono con la ragazza. No, non sono a casa. È qui vicino, perciò parlo a bassa voce. Senti, di al capo che l'avvocato Bragli sta portando a termine un colpo da 300 milioni. No, stasera non ci vediamo, non è possibile. Non è possibile, ti dico. Ciao. Cinzia, mi sono dimenticato di darti l'asciugamano. Cinzia, se mi apri la porta, ti passo l'asciugamano. Cinzia? Cinzia? Rispondi. Apri la porta, ti do l'asciugamano. Cinzia! Cinzia, che ti succede? Stai male? Cinzia, apri la porta. Senti, non... Ma Cinzia, rispondi, che ti succede? Cinzia! Cinzia, se non rispondi, sfondo la porta. Cinzia!
Dottore! Il dottore sta visitando, si può mica entrare! Dottore! Ci deve essere stato un incidente qua vicino. Ma non vedi che c'è tutto sporco di sangue? Chi è quello? Ma aspetta, sai, deve essere quell'ingegnere o quell'avvocato, non so che sta. Dai, non l'ho mai visto. Sì, mi pare riconosciuto. Non l'ho mai visto neanche io. Ma si deve essere. Ma che c'è qua? Perché non Fuori, sono via, la via, polizia? via. Fuori, va. Lui non è mica ferito. Via. No, Dai. già, è tutto il sangue. Signora, un minuto di pazienza, per favore. Elvira, mi porti la borsa. La bambina prende freddo. Beh, la rivesta, la copra, insomma. Metti questo, amore. Elvira, mi procuri del plasma. Dove lo porto? Eh? Dove lo porto? All'interno 8, secondo piano. Dottore, se viene qualcuno, cosa gli dico? Che aspetti e mi porti il plasma. Fate passare. Avanti, fate largo, lasciate passare. Che cosa è successo? 5, 7, 2, 3, 3, 3. Ha sentito? 5, 7, 2, 3, 3, 3. Che cos'è? Il numero per chiamare un'ambulanza. Dica, dottor Parrone. 5, 7, 2, 3, 3, 3. È veramente necessaria, dottore? Beh, sì. Meglio farla ricoverare. Anche a scanso di responsabilità. Un paio di forbici, per favore. Per prima cosa però si vesta, mi faccia piacere. Ecco il plasma. Un momento, tenga anche questo. Dottore, ha bisogno di me. Niente, Elvira, grazie. Che cosa dico giù? Vengo subito. Faccia bollire, per favore. Dia qua. Allora, vogliamo chiamare questa ambulanza? Mi dica la verità, dottore. La ragazza è in pericolo di vita. Ma no, no. L'intenzione c'era. Non è stato certo un suicidio da salotto. Voglio dire, la ragazza ha voluto fare sul serio ed ha tagliato con energia. Ma non è così semplice tagliare le vene. E soprattutto tagliarle al punto giusto. È stata soccorsa subito. Non ha avuto il tempo, insomma, di perdere molto sangue. È poco, è poco. Il sangue fa figura. Buona cara, ferma così. Ecco fatto. Senta, dottore, se lei mi assicura che non c'è pericolo, preferirei che la ragazza restasse qui da me. Poi le spiegherò. È una questione molto delicata e molto importante. È sposata? No, no, non è questo. E allora, perché correre rischi? Io non assicuro niente. La ragazza, almeno in queste prime ore, ha bisogno di sorveglianza continua. Emorragia a parte, la cosa da aspettarsi è una crisi di nervi. È un nuovo tentativo. Ma ci sono io, dottore. E non la lascio neanche un istante. E poi lei qui a un passo. No, io ho le visite. Mi levi il camice, per favore. E stasera voglio combinare un bridge. Capisco i suoi scrupoli, non dico di no. Comunque chiami l'ambulanza, dia retta. Dottore, si è svegliata. Mi sembra pallidissima. Si direbbe che soffra molto, si lamenta. Dottore. Escluso, le ho fatto un pantopo. Sta meglio? Sta meglio di me e di lei. Ora si fa tutto un sonno fino a domani. Quando si sveglia lei le dice ti sposo. Spregiudicate, ma vogliono tutte il matrimonio. Perché non le cambia queste lenzuola?
perché credevo che non si dovesse muoverla. Provvediamo subito. Faccia come me. Sollevi il corpo. Risfili piano per il lenzuolo. Ecco, così. Oh, per Dio, ma che ha fatto? Ha staccato il telefono. Non volevo che disturbassero. Ma io ho dato questo numero per le chiamate urgenti. Lo dicevo. Pronto? Come? Pronto? Ma chi ha risposto? Si può sapere che succede? Io divento matta. Il figlio della Mancuso che mi ossessiona, tu che scompari. Insomma, chi ha risposto al telefono? Il dottore. No, un amico. No, sto benissimo. Scusa, vorrei essere lasciato in pace, eh? Senta, caro avvocato, io vado. Ti telefono domani, ciao, eh? Ma come, mi lascia solo? Beh, se ha bisogno mi avverta. Stiamo nella stessa casa. Ma cosa fai? Perché ti sei alzata? Vado via. Tu resti qui finché non è venuto il medico. Ritorna a letto. Voglio andare via di qui, levati di torno. Ma di un po', sei proprio matta tu, eh? Che guai mi vuoi mettere? Lasciami vestire, levati di torno, dai. Su, stai calma. Ma che significa tutto questo? Voglio andare via di qui! Certo. Che cosa ti immagini? Che io voglia tenerti qui per forza? Ti accompagno io se vuoi. Al commissariato, all'ospedale. E lì facciamo regolare denuncia e ti saluto. Se succede qualcosa ci vado di mezzo io. E quel poveraccio di medico che per amicizia verso di me non ha detto niente. Ti consegno a qualcuno, insomma. Magari alla tua famiglia, ma non voglio più nessuna responsabilità. Lo vedi che non sta in piedi? Ascoltami bene, cara. Il suicidio è un delitto come un altro, non lo sai? E chi mi dice che tu, uscita di qui, non ci riprovi? E io dovrei essere responsabile perché non ho dato l'allarme? E se fuori di qui ti sentissi male? Sangue ne hai perduto molto. Vai a vedere un po' che macello che hai fatto. A parte lo spavento che ho preso. La nottata che ho passato. Pazzesco. Mi sembra di aver sognato. Stavamo così bene? Ti domando scusa. Già.
Ma qualche straccio di spiegazione me la vorrai dare? Perché l'hai fatto? Non lo so. Quando tu mi hai detto che mi eri venuto dietro, non perché ti piacevo, ma per incarico dell'assicurazione. Mi sono sentita presa in giro. No, mia cara, no. Non cambiamo le carte in tavola. Signorina, io lavoro a una compagnia di assicurazioni e lei, tac, prende una lametta e si taglia le vene. A chi lo racconti? Perché? Cos'hai da nascondere all'assicurazione? Puoi averne soltanto dei benefici. Io ti avevo cercato perché devi riscuotere un sacco di soldi da noi. Sì, ma io non li voglio quei soldi. E tu non li prendere. Regalali. Regalali a tuo fratello, che sembra tanto impaziente di incassare la sua parte e anche la tua. Perché non mi dici la verità? Ho detto la verità. Non lo so. O meglio, sì, lo so. È difficile spiegare. Siamo una famiglia sciagurata. E questa è la parola, sciagurata. Mi sono sentita ingannata da tutti, uno dopo l'altro. Per questo sono venuta via di casa e non voglio vedere più nessuno, nemmeno mio fratello. Io ero venuta con te felice, perché anch'io sono stata felice. Ecco, mi dicevo, uno che non mi conosce, con il quale è possibile ricominciare una vita nuova. Invece anche tu mi avevi ingannato. E allora mi sei apparso come un poliziotto mandato dalla mia famiglia per impedirmi di dimenticare tutto. Sai che hai molta fantasia. Ma come hai potuto prendermi per un poliziotto? Non mi era mai capitato finora. Ma no, non ho detto questo. Sì, è così. Già, evidentemente tu soffri di un tremendo esaurimento nervoso. Sei venuta con me come saresti andata con un altro. In un momento di sconforto. Ti sarà successo altre volte. Non mi faccio illusioni. Se tu avessi provato per me quello che io ho provato per te. Un'attrazione straordinaria. Completa. Anch'io l'ho provata. E corri a tagliarti le vene? No, il tuo comportamento è quello di una drogata che si risveglia al mattino nel letto di uno sconosciuto, abietto e repellente. Ma non dire così. Invece è proprio così. A meno che nella tua vita non ci sia un mistero. Forse, chissà, nella tua famiglia. Farebbe la pena di indagare. Pronto? Ah, buongiorno, dottore. Sì, è già in piedi. Insomma, l'ho trovata vestita e pronta per uscire. Ma certo, stavo appunto dicendo a questa signorina che preferisco fare una denuncia regolare. Oppure potrei accompagnarla io stesso. Pronto? Dottore? Senta, io voglio ringraziarla per tutto quello che lei ha fatto per me. Sto bene, benissimo. Ho soltanto fatto una figura ridicola, ecco. Mi aiuti anche lei ad evitarne le conseguenze. Va bene. Grazie. Non lasciarmi sola oggi. Perché non ce ne andiamo fuori? Oggi è domenica, non è l'ufficio. Andiamocene fuori città. Io ho bisogno. Qui non posso stare. Ma se ce ne andiamo fuori insieme? Magari alla stazione. E perché no? Alla stazione. Ricominciamo tutto da capo. Tu mi inviti a colazione. Io ti dico, dove possiamo andare? Anzi no, lo dici tu. E io ti dico, andiamo... Scelgo io. Vuoi? Andiamo? Soltanto ai soci. Anche per mangiare al ristorante bisogna essere invitati da un socio, come tutti i clubs del resto. Strano che tu non ci sia mai venuto. Sarebbe strano il contrario. Sono posti di lusso che io non frequento. Io sono un modesto impiegato. Non credere che costi molto. O sì? Non lo so. Ma forse sì, hai ragione. Tutto quello che faceva mia madre era tremendamente costoso. Era socia di questo club da anni, ma sarà venuta qui 1 o 2 volte. Io e Orfeo invece sì che ne approfittavamo. Per noi, quando venivamo a Milano, dormire qui nella foresteria era la soluzione più economica. Bastava una firma sul conto. Però poi un giorno i conti arrivano. E più tardi arrivano e più sono pesanti. Non sei stanca di camminare così? No, sto bene.
L'ha detto anche il tuo amico lì, quel dottor Perrone. Senti, ti piace l'odore della terra bagnata? A me tanto. Non so. Ma tu, raccontami un po' di te. Avrai certamente un amante, una fidanzata, delle avventure. Hai la tua casa garçonniere, d'accordo. Ma quando le porti fuori, dove vai? Ho un amante, cioè l'avevo. Una storia che si trascina da qualche anno senza molta convinzione né da parte dell'uno né da parte dell'altra. Una donna simpatica, sposata, separata. Ha chiesto l'annullamento. Sposare te? E vi vedete tutti i giorni? Ci vediamo tutti i giorni perché lavora nel mio ufficio. Qualche volta un cinema, un teatro. Ceniamo a casa. Casa tua? Sì. Ma perché non vivete insieme, scusa? Non avete mai vissuto insieme? No, nessuno dei due l'ho mai desiderato. Sai, è una situazione Squallida, squallidissima. squallidissima, non pretendo il contrario. Tutta la mia vita è squallida, se per questo. Niente avvenimenti strepitosi, non ho fatto grandi viaggi, soltanto quelli che hanno fatto tutti ormai. Conosco parecchia gente, ma ho pochi amici. Il lavoro. Mi sarebbe piaciuto essere un grande avvocato penalista. Con questa idea in testa mi sono dovuto impiegare, così non ho fatto carriera né come avvocato né come assicuratore. Puoi sempre migliorare. Vedi, in questo ramo, o sei un imprenditore che crea un grosso affare, oppure ti capita il caso che ti mette in luce, richiamando su di te, almeno per un giorno, l'attenzione del capo. Sarebbe a dire? Metti il caso di un mio collega americano. Per un caso, assolutamente per caso, scoprì che un incidente aereo, che costò la vita a un centinaio di persone, era stato provocato da un passeggero che voleva suicidarsi per far riscuotere ai familiari un grosso premio di assicurazione. Nessuno avrebbe pensato a quell'eventualità. Lui lo scoprì, riuscendo a dimostrarlo in modo inequivocabile, e da quel giorno fu considerato un genio. Ma è un esempio, solo un esempio di successo nel ramo. Di successo in che senso? Ma santi Dio, il passeggero aveva una fortissima assicurazione sulla vita che non si paga in caso di suicidio, come tutte del resto. L'assicurazione, dimostrato il suicidio, non ha più pagato. Il collega ha fatto risparmiare alla sua società un centinaio di milioni. Un grosso successo. Ma sei pallida. Che è? Sto benissimo. Torniamo indietro. Sì, torniamo indietro. Ossequi, signorina. Grazie, Carlo. Vieni? Povera signora. Avevo avuto l'onore di servirla un anno fa. Sarà stato di questa stagione. Una vera signora. Si ferma qui a colazione? Non lo so, se non c'è gente. Beh, qua per ora non c'è nessuno. Su al circolo non so, posso vedere. Desidera che le prepari il solito tavolo? Grazie. Allora la vengo a chiamare io. Senti, tu che vuoi fare? Preferisci andare via? Oppure senti, facciamo un'altra cosa. Vai via tu. Io resto qua. Mangio un panino e poi mi metto a letto. Magari mi fermo 2 o 3 giorni. Non ti sembra la soluzione migliore? A me sì. Non ingraniamo più. Non è così? Se lo dici tu. Perché? Tu non hai opinioni? Ammetterai che ti stai comportando in un modo piuttosto strano. Sì, può darsi. Il fatto è che non so recitare e ricominciamo da capo. Per Dio, mi sembra che è successo qualcosa tra noi, o no? O per te andare a letto con un uomo è come bere un bicchiere d'acqua fresca. E tagliarti le vene è un'abitudine, non so. Come lavarsi i denti. No. Stiamo qui a passeggiare per i prati come 2 cretini. Parliamo dei miei squalli di amori e del mio lavoro d'ufficio. Parliamo di te, di quello che ti è successo e di quello che è successo a noi e perché è andata così. Ma se non abbiamo fatto altro che parlare di noi. Non far finta di non capire, perché hai capito benissimo. Ma che vuole quello? Ci vuol dar da mangiare? Ce lo dia, in fretta! Basta che ce ne andiamo. Abbiamo fatto venire il vino che ci aveva chiesto suo fratello. Sì. Orfeo si picca di essere un grande intenditore di vini.
Io non credo che se ne intenda davvero, perché oltretutto non beve mai. Povero Orfeo. La apro, signorina? Sì, sì, va bene. Tu ne vuoi? Vorrei una birra, grazie. Cerca di avere pazienza con me. Ti chiedo scusa, cara. Lo so, sono stupido, egoista e antipatico. E poi succede che un uomo con tutti questi difetti va a capitare una ragazza straordinaria come te. Io voglio avere pazienza, perché ti voglio bene, devi credermi. E vorrei poterti aiutare. Non so neanche io che cosa farei per capire che cosa ti tormenta, che cosa provi per me. Cos'è che ti fa soffrire? Cos'è che ti ha spinto a volerti? Stamattina mi hai detto che eri stata felice con me. Ma io, te ne sei resa conto? Non ho avuto più il coraggio di baciarti. Avevo paura di sentire che non era vero. Avevo paura di perderti. Oh! Davvero hai paura? Andiamo in un posto dove possiamo stare soli. Vuoi? Lo vedi che è vero? È vero. Questo? Questo? Ah, la signora ha dei gusti difficili. Questo? Questo. Senti che bello il silenzio. Siamo soli al mondo. Spiegami perché sto così bene, tranquilla quando sto abbracciata con te. Bene, 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 bene.
Da dire, non voglio alzarmi più. Terrorizzato. Senti, perché non rimaniamo qua 2 o 3 giorni? Non ti spaventare, ci alziamo anche. Oppure se non ti piace questo posto andiamo da un'altra parte, ma andiamo via, via, via. Ah, bella idea. Così mi licenziano. E come ti mantengo? Prima mi devo abituare all'idea di essere mantenuto da una moglie ricca. No, la moglie ricca sarei io. Eh già, non ho mai osato dirtelo. Appena ti ho vista mi sono detto, questa ragazza sarà mia moglie. Molto gentile da parte tua. Ma dimentichi una cosa, io non sono ricca. Mi pare di avertelo già detto. Mi dispiace per te. Per me è meglio così. È la prima volta che qualcuno chiede la mia mano. Come ci si deve comportare? Ti devo ringraziare. O bisogna dire, il matrimonio è una cosa seria. Dura tutta la vita. Pensiamoci bene. Sei matto. Non si chiede in moglie una ragazza senza sapere niente di lei. Ma a me sembra di sapere tutto di te. Credi? Non ci sposeremo, amore mio. Perché? Lo so, lo sento. Ma è bello che tu lo dica. È bello che tu l'abbia soltanto pensato. Forse perché tu pensavi così che io, fin dal primo momento, ho sentito con te una calma, una dolcezza. Da non so quanto che non mi succedeva più. Da quando ero piccola era vivo mio padre. Poi è andato sempre tutto peggio. Fino a quando mia madre si è suicidata. Perché si è suicidata. E questa è la verità. Si è suicidata. È molto grave quello che dici, tesoro. Lo so. Certo, in queste circostanze è più che comprensibile che i familiari desiderino la discrezione. Ma qui c'è un fatto. Voglio dire, nei riguardi dell'istituto assicuratore. Ma ti ho già detto che non li voglio quei soldi. Dammi atto che te l'ho detto. Tu sì, verissimo. Ma gli altri hanno fatto ogni pressione per riscuotere. Lo capisci da te che siamo nei termini di una truffa. Lo so, lo so. Per questo che io ero così angosciata. Io loro non li capisco, ti giuro. Ma sta tranquillo. Io farò di tutto perché non avvenga questa truffa. Del resto per riscuotere ci vuole anche la mia firma. L'hai detto tu, no? Ma le tue sorelle, quelle sposate, lo sanno che tua madre... No. Come possono saperlo? Ma tanto a loro non tocca niente. Pia e Orfeo, invece? E Polli? Pia, Orfeo e Polli sanno tutto. Sì, loro sanno tutto. Ma tu lascia fare a me. Si persuaderanno, non sono cattivi, nessuno di loro. Orfeo, poi, è soltanto un ragazzo viziato. È come la mamma. La vita senza soldi non lo diverte. Le volevano bene dell'anima. Ma adesso che è morta, se ci sono da prendere molti milioni che lo mettono a posto, cerca di prenderseli, no? Da dove vieni? Dalla Luna? Agente? Se ti interessa dovrei metterti al corrente di diverse cose importanti, anche urgenti. Mai quanto le mie. Un momento, È sicuro? Sicurissimo. E come spiega l'autopsia? L'esame tossicologico non è mai stato fatto e quindi dobbiamo richiederlo subito. Mi sembra fondamentale.
Stia tranquillo. Quando le dico che la figlia è pronta a testimoniare... Si è fatta rilasciare una dichiarazione scritta. Avremo anche quella, un momento di pazienza. Intanto siamo autorizzati ufficialmente a sospendere la liquidazione per dichiarazione fatta a me, avvocato della società, da una delle parti interessate. E questo è un punto fondamentale. Mi lasci lavorare e si fidi. Ha telefonato in questo momento la signorina Mancuso. Non so se ti interessa. E perché non mi hai chiamato? Perché mi era parso di capire che avessi cose più urgenti. Permetti che sia io a giudicare. Un minuto non cambia niente. Voglio dirti che sei un vero villano. Per come mi hai trattata sabato sera. Per come sei sparito ieri. Per come mi hai trattata poco fa. Ci ho messo molto meno di un minuto a dirtelo, come vedi. E ora telefona quanto ti pare. Erano queste le comunicazioni urgenti che dovevi farmi? La più urgente. Poi ho avuto una domenica funestata dal ragazzo Mancuso, il quale sostiene che tu sai dov'è sua sorella. Infatti, è a casa mia. Non mi sono sbagliata, dunque. Pronto? Pronto, ma chi parla? Gli hai dato il mio indirizzo? Indirizzo e telefono. Hai fatto malissimo, una vera stupidaggine. Perché? Tu non ne fai mai? Non mi sono fatto vivo perché non potevo. A chi lo racconti? Il tempo di una telefonata. Basta volerlo. Non volevo. È quello che ti volevo sentir dire. E abbiamo chiuso. Pronto, con chi parlo? Ma chi è lei? Mi dia la signorina Mancuso. Come? Chi è lei? Ho tutto il diritto di chiederlo dal momento che lei si trova in casa mia. Fuori! Fuori di qui! Sì, fuori, ma per andare alla polizia, a denunciarla. E va bene, ci andiamo insieme. Ormai è chiaro che volete compiere una truffa ai nostri danni. E allora ascolti quello che Cinzia deve dirle. Che cosa devi dirmi, cara? A me puoi dire tutto, amore. Non si rivolga in quel modo a questa ragazza. I vostri rapporti privati non mi interessano. Vogliamo parlare dei suoi? Andate via, andate via voi. Voglio parlare io con questo signore. Via! Cinzia, non lasciarti intimorire. Questa da oggi è casa tua e tu lo sai. Vieni con me, Cinzia. Vieni, eh? Con te. Cinzia, qualunque cosa devi dire, dimmela. Ti prego. Si è servito di te soltanto per danneggiarci. A quanto sembra, per non pagare la polizza di assicurazione, lei ha persuaso questa ragazza, contro ogni verità, a dichiarare che sua madre si è uccisa. La signora Mancuso, la madre di questi ragazzi, non si è uccisa. Io non vedo perché dovrei prestare più fede alle sue dichiarazioni, che non a quelle di una ragazza che non ha nessun interesse a dire quello che mi ha detto. Lasciamo perdere. Lei ha in mano i risultati di un'autopsia. Ha svolto tutte le sue indagini e sa benissimo che le cose stanno come le dico io. E allora si è buttato alla caccia di questo essere debole. Guardi che la denuncia per tentato suicidio che non ha fatto il dottore qua sotto, la faremo noi. E voglio sapere quale tribunale non riconoscerà la semi-infermità mentale a una ragazza di ottima famiglia che si comporta come questa sciagurata. Se ne vada. Se ne vada! Sì, me ne vado. Tanto ho detto tutto. Cos'è questa storia, Cinzia? Io credo a te. Cadiamo nel patetico, Se ne vada anche lei. Sì, ma con lei. Vieni, Cinzia. Dove hai messo la roba? In corridoio. Cinzia, rimani qui, ti prego. Lei non aveva che una sola possibilità di non far pagare la polizza alla sua società. E l'ha tentata senza successo. Che triste storia. Prosegua. Prosegua pure con le sue indagini. Noi intanto la denunciamo. Andiamo. Cinzia, io non credo che tu mi abbia mentito. Invece ti ho mentito. Mia madre non si è uccisa. Non ci credo. Non ci crederò mai. Io vado a Livorno e riuscirò a dimostrarlo, anche senza la tua testimonianza. Allora? L'autopsia è stata già fatta. Certo che l'hanno fatta. Ora ne vogliamo un'altra con esame tossicologico. Qui la richiesta per l'esumazione del cadavere. Ma no, pare che ne abbiano fatta una seconda. Non è possibile. Hai visto il dottor Segantini? Sì, e chi lo vede mai? Quando l'avrebbero fatta? Ieri. Ma informati, si tratterà sempre della stessa autopsia. Chi l'avrebbe chiesta se non noi? Buonasera, dottor Segantini. Ciao. Scusa, quello che cercavi, Segantini, è qua fuori. Ah, non ha più importanza. Vieni, vieni, è tutto chiaro. Accomodati. Permette? Il professor Corrias, Piacere. l'avvocato Bra. L'autopsia che la interessa è stata già fatta. Sì, lo so, ma senza esame tossicologico. Con esame tossicologico. Ho qua il referto. È stata fatta ieri mattina. Ieri mattina? Ma allora ne è stata fatta una seconda? Esatto. Ma
Ma chi l'ha... E che esito ha dato? Cioè, ha trovato qualcosa? Mi rincresci, questo non posso dirlo. Il referto è stato mandato all'autorità giudiziaria. Scusi, professore, almeno mi può dire chi ha ordinato questa seconda autopsia? Se non lo sa lei, sarà stato il giudice istruttore. Grazie, buongiorno. Avvocato Bra. Ingegnere. Dunque, non è più andato a New York. Già, come vede, no. E come vede, sono qui anche io. E per lo stesso motivo. Cosa si sa della vostra autopsia? E purtroppo la povera signora... Sì, lo sapevo che si era suicidata. Non si è suicidata. L'hanno uccisa. Come? Come lo sa? Qualcuno le ha fatto qualche iniezione. E questo qualcuno... permette che le presenti il mio avvocato. Abbiamo sempre avuto dei sospetti sul conto di Orfeo. Ora ci sono le prove. Ciao. Ciao. È un incontro casuale. Venivo da te. Sei qui per spiarmi? Non so neanche io perché sono venuto. Volevo te. Ad ogni modo, tanto vale che tu lo sappia. Tuo cognato ha scoperto tutto. È andata male a me, ma anche a tuo fratello e ai suoi complici. Non valeva proprio la pena che tu tentassi di salvarli. È per questo che mi hai mentito. Per salvarli. Non sono stati loro. Sono stata io. L'ho uccisa io. Non ci credo. Sì, invece. Sono stata io, ma non sapevo dell'assicurazione. Lei voleva morire. Non se la sentiva di vivere da povera, da vecchia. E poi quella storia lì del suo amante con Pia. Povera mamma. Si era già fatta le prime iniezioni, ma non aveva il coraggio di farsi le altre. Mi ha supplicato. Era disperata. Io ho pensato che se non l'avessi aiutata sarebbe riuscita comunque a togliersi la vita. L'ho fatto quasi per pietà. Non so come spiegarti. Mi sembrava che in quel momento dovevo fare quello che lei mi diceva. Mi sembrava giusto. E gli altri lo sanno? E così veniamo ad apprendere che quel trio sinistro, tuo fratello, tua sorella e il suo amante, sono gli angioletti
che invece di denunciarti fanno di tutto per proteggerti. Vogliono i soldi. Uff. Quelli li beccavano comunque. Se tua madre è stata assassinata, noi pagheremo. Tu vai in prigione e loro riscuotono. Ma hanno fretta. È una denuncia, un processo, sono cose che possono andare avanti per anni, lo sai, e bloccare il pagamento. E poi si potrebbe sempre dimostrare che la mamma è riuscita a farsi da sé le iniezioni, che si è suicidata, insomma. Io ho una lettera nella quale la mamma dichiara appunto Che si è suicidata. sì, dice di volersi suicidare. Perché lo fa? E raccomanda di distruggere la lettera dopo. Ma tu non l'hai distrutta. No, Hai intenzione di servirtene? tu che cosa pensi? Dove andiamo? Da un avvocato amico mio. Penso che con quella lettera possiamo ancora mettere tutto a posto. Tu forse non andrai in galera e io forse riuscirò a salvare quei 300 milioni. Certo avresti fatto meglio a dirmi tutto subito, ma ci riusciremo lo stesso. Che cosa hai capito? A me non me ne importa niente di andare in prigione. Non è per questo che sono così disperata. Io non ti ho detto tutto. Che altro c'è ancora? Niente, non ti preoccupare. Nel momento in cui ho fatto quello che la mamma voleva, mi sembrava di fare una cosa giusta. Ero come esaltata. Ma dopo è stato terribile. Perché quando si è sentita mancare, con la stessa violenza, mi ha supplicato di salvarla. E io mi sono trovata sola. Non devi pensarci. Avevo bisogno di qualcuno che potesse capire quello che mi era successo. Di qualcuno che mi perdonasse. I soldi, la prigione. Che vuol dire? Il problema è un altro. Sono cose che si dicono, cara mia. Intanto non ti sei costituita. Siamo tutti bravi a seppellire le nostre colpe sotto montagne di sentimenti complicati. Prendi il caso mio. Ti ho fatto la corte perché volevo scoprire la verità sulla morte di tua madre. Sono riuscito anche a portarti a letto. Tutto per puro calcolo. Quindi una colpa. Ma ero riuscito a convincermi che non fosse tale, perché mi piaci. E mi sembrava di essermi innamorato. E magari lo sono ancora. I fatti però restano quelli che sono, per me come per te. I fatti. Sì, cara, dai retta a me. Guardiamo la realtà. Se tua madre voleva suicidarsi, la sua lettera è preziosa. Andiamo immediatamente dall'avvocato Castelli. Perché? Te l'ho detto, se riusciamo a sostenere la tesi del suicidio, ci salviamo tutti e due. Allora andiamo. Mi fai guidare a me? Mi distende un po' i nervi. Guido bene, sai? Come vuoi. Dammi un bacio.
Non so come è successo, io non capisco. Ero solo a mia destra e loro andavano forte. Mi sono venuti addosso. L'hanno fatto apposta. Sono sceso subito, ma lui era morto sul colpo. Guidava la ragazza. È ferita gravemente, ma forse se la caverà a vero. È molto giovane. Io non ho mai avuto un incidente, mai, proprio io. Mi sono venuti addosso, mi deve credere. Io non potevo fare niente.